Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro e i movimenti energetici entro la fine del 2025. Abbiamo la carta del mago, amici del Toro. È una carta molto positiva, è una carta che ci parla di nuovi inizi, di qualche tipo di azione che andrete a fare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 10 di spade, la carta della morte, eremita, la stella, gli amanti, abbiamo un 7 di coppe, la carta della forza, un 5 di bastoni e un 2 di coppe, ragazzi. Interessante. Allora, diciamo che queste due carte all'inizio della lettura sono carte di chiusura cicli. Io ho la sensazione che qualcuno di voi potrebbe effettivamente lasciarsi indietro un determinato periodo della propria vita, come chiudere con qualche cosa proprio per dare il passo a questo mago. Andiamo a vedere però carta per carta, vediamo di che cosa si tratta. Partiamo con questo 10 di spade, abbiamo la regina di bastoni e un 3 di pentacoli. Potrebbe essere una collaborazione, quella che andrà a finire. Andiamo a vedere la morte. Regina di pentacoli, carro e diavolo. Credo che qualcuno si lascerà indietro qualche tipo di tossicità, qualche situazione un po' schiavizzante, qualche... sì, io sento che potrebbe essere o una collaborazione o se per esempio mi parlano di aiuto, quindi potreste aver deciso di aiutare qualcuno nel passato e adesso è come se fosse arrivato il momento di smettere di dare questo aiuto. C'è anche la carta del carro, qui c'è proprio come un movimento, uno spostamento da una situazione ad un'altra. Andiamo a vedere l'eremita. Appeso. E giudizio. Bellissime carte, ragazzi. Ho la sensazione che con questo giudizio avrete, diciamo, una chiara visione di quello che è l'insieme di tutta la situazione. Credo che smetterete di isolarvi, smetterete di pensare da soli. Ho come la sensazione che se fino ad adesso avete pensato a voi e basta, è come se da qui, o meglio nel prossimo periodo, non pensaste più solo a voi stessi. Ripeto, è come se arrivasse una visione di insieme. Guardate, vi dirò, se per caso qualcuno non ha intenzione di lasciare questa collaborazione di cui ci parla il 3 di Pentacoli, può anche essere che con queste carte decidiate di mettere uno stop, un alto là a certe limitazioni di cui ci parla il diavolo. È come se finalmente iniziasse a prendere delle decisioni per uscire da una situazione di impasse, di fermo. Andiamo avanti, andiamo alla linea sotto, vediamo la stella. Mago,
asso di bastoni, matto e 4 di coppe. Ragazzi, sono tutte carte di inizio. Quindi è come se ci fossero effettivamente le basi per poter cominciare qualche cosa, però io ho la sensazione che con queste due carte e anche c'è anche un 4 di coppe, non abbiate ancora ben chiara la situazione, cioè il dove andare. Sapete che vi dovete togliere da dove siete, anzi datemi una carta per il carro. Mm. 3 di spade e 5 di pentacoli, esattamente. È come se sapeste di dovervi togliere dalla situazione in cui siete. Può essere una situazione collaborativa, come vi dicevo, può essere una situazione dove vi state prendendo più responsabilità di quelle che dovete, potrebbe essere una situazione dove voi non vi sentite abbastanza, diciamo, finiti, formati, all'altezza di affrontare un qualche cosa da soli, però io ho come l'idea che cambierete idea, scusate il gioco di parole, perché avete un giudizio alla fine, quindi io ho come la sensazione che questa visione di insieme finalmente arriverà. Vi dico che questo giudizio per qualcuno potrebbe anche rappresentare una notizia che arriva e io credo che sia da lì che potreste, insomma, decidere di andare verso nuovi obiettivi, nuovi risultati. Dunque, ci sono 3 carte di inizio qui e 2 di, chiamiamola cecità, con la stella al contrario come se non si vedesse, come se non si avesse un obiettivo, come se non si vedesse dove si sta andando, però comunque si va, perché avete 3 carte molto potenti di inizio, l'asso di bastoni è un inizio con intenzione, con determinazione, con forza, con passione, con grinta. Andiamo a vedere la carta degli amanti. Giustizia e cavaliere di spade. Andiamo a vedere anche 7 di coppe. Abbiamo un fante di denari. E un cavaliere di denari, quindi qualche cosa di concreto. Guardate, è interessante perché qui avete il 4 di coppe, che è una carta che vi dice che non state vedendo le opportunità che vi si stanno presentando perché siete troppo focalizzati su quello che vi manca, mentre qui abbiamo un 7 di coppe che è proprio la carta che ci dice si aprono delle possibilità, ci sono varie possibilità, bisogna andarci con i piedi di piombo però perché bisogna cercare quello che è concreto. Andiamo a vedere la forza. Abbiamo un 7 di pentacoli e un 10 di pentacoli. Non so perché, ma la sento collegata a questo carro, questa forza. Io credo che da quando farete questa decisione, da quando prenderete questa decisione, è come se arrivasse della forza, del coraggio in più per osare, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Sette di coppe nuovamente, come se lottaste per quello che volete, per tutte le possibilità che si possono presentare, per aprirvi nuove strade. Andiamo a vedere il 2 di coppe. 5 di spade e 2 di coppe, giustamente. Voglio una carta per il 5 di spade. Morte e 2 di bastoni. Ok. Allora, ragazzi, tutto sommato non si finisce poi così male, Allora, partiamo dall'amore. Poi, ovviamente, siccome questa è una lettura su 4 mesi ed è una lettura per tante persone, io vi invito ad ascoltare questa lettura e poi ad incastrarla con le letture mensili della Ruota del Destino. Se non sapete come fare, vi invito a guardare la guida di cui trovate il link qui sotto perché lì spiego come incastrare più letture. Allora, per quello che riguarda l'amore, ragazzi, preparatevi. Abbiamo un mago qui, un mago, un matto, un asso di bastoni. C'è anche il 2 di coppe qui, quindi io ho come la sensazione che effettivamente una nuova storia potrebbe iniziare.
potrebbe essere abbastanza travolgente, vi dirò, potrebbe anche essere una persona che non considerate o che non avete mai considerato fino a questo momento. E vi dico anche che sarà necessario fare le cose con una certa prudenza, con una certa calma. Non vi avventate perché potreste bruciare le tappe. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, io sento che si apre come una nuova fase all'interno della relazione. Se per caso c'è stato qualche problema nel passato, è come se fosse arrivato il momento giusto di trovare qualche tipo di accordo, qualche tipo di equilibrio. E vi dico che se siete in fase di separazione e siete per vie legali, qui abbiamo la giustizia, ragazzi, c'è anche un 2 di coppe finale, sento che ci può essere come una risoluzione positiva in quello che è la causa o la questione, diciamo, aperta tra voi e altre persone. Non necessariamente deve essere il partner o l'ex partner, insomma. Sta di fatto che anche in questo caso vi dicono di essere oculati, di fare attenzione ai dettagli, ho come questa sensazione, di non correre, di valutare tutto. Diciamo che la carta della giustizia può anche rappresentare un mediatore. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione da tanto tempo, dunque, anche qui sento che si va ad una nuova fase, per qualcuno ci potrebbe essere come un tema di un nuovo progetto, potrebbe essere il creare un viaggio, il creare qualche cosa insieme, il costruire. C'è come una nuova fase della relazione. Qualcuno potrebbe aprire un'attività insieme al partner, oppure si può trattare, anche se lo vedo molto 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 poco, però magari qualcuno risuona, ci può essere una questione, un tema legato alla casa. Per quello che riguarda il lavoro, allora, se siete senza lavoro, io ho la sensazione che qualche cosa inizi. Ricordatevi che qui abbiamo comunque un mago, che è una carta di azione, una carta di movimento, una carta appunto di nuovi inizi. Vi dirò, potrebbe anche essere un contratto di un certo spessore, di una certa lunghezza. Non, dunque, se siete già assunti come, diciamo, a tempo determinato, può essere il fatto che vi cambino a tempo indeterminato. Diversamente, se è poco che magari lavorate a questa azienda o se proprio è tanto che non lavorate, potreste iniziare con un contratto di una certa qualità, vi dico, la remunerazione potrebbe essere positiva, potrebbe essere buona. L'unica cosa che mi viene da dirvi è di osare, cioè nel senso, ehm, sperimentate anche ruoli o settori che non avete mai sperimentato, perché potreste rendervi conto di riuscire bene anche in cose che non avete mai fatto fino adesso, in cui non avete esperienza. Per le persone invece che sono dipendenti, io ho come l'idea che potrebbe arrivare qualche cosa di nuovo, ragazzi. Potrebbe essere un aumento di stipendio, un cambio di ruolo, potrebbe essere che vi mettano proprio a gestire un gruppo di persone. Quindi è come se arrivassero delle responsabilità in più. Ehm, Tenete presente che una delle doti che dovrete sviluppare in questo nuovo ruolo è la diplomazia. Soprattutto se appunto verrete messi a capo di un gruppo di persone, dovete sempre cercare di mediare tra queste persone. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, anche per voi ragazzi sento nuovi inizi, nuovi contratti, soldi che arrivano e la possibilità effettivamente di guardare ad un futuro più lontano. Cioè è come il, ok, non faccio più progetti solo fino alla fine dell'anno, ipotesi, ma faccio progetti di 5 anni e quindi inizio a valutare come mi devo muovere, quali sono i materiali di cui ho bisogno, quanti soldi devo avere per comprare quei materiali, insomma, per portare a termine. È un po' come fare una previsione nel lungo periodo, ok? Però la vedo positiva, eh? E vi dirò che, soprattutto se avete aspettate che mi sono impaperata. Se avete avuto collaboratori non proprio
diciamo affini a voi, è facile che nel prossimo periodo arrivi quella persona con la quale vi troviate splendidamente e con la quale abbiate gli stessi obiettivi di arrivo. Andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi dicono in più. Integrazione e armonia. È come se doveste integrare l'armonia nel prossimo periodo, però ve l'ho appena detto, dovrete come fare da mediatori, no? Cioè il vostro compito sarà integrare l'armonia. Cioè, vi dico questo perché? Perché avete questi due di coppe con questo 5 di spade anche, che parla sempre un po' di attriti, parla sempre un po' di litigi, di discussioni. Sarà molto importante troncare con questi attriti, guardare ad un futuro e cercare soluzioni che possano andare bene per tutti. Vi dico, avete la giustizia, quindi è come se doveste mediare, trovare un equilibrio, integrare quello che vuole una parte e quella che vuole l'altra. Questa qui sarebbe la carta della temperanza e si tratta di integrare il lato yin con il lato yang, il polo positivo con il polo negativo, il polo femminile con il polo maschile, per capirci. Quindi tutto quello che è la creatività, l'armonia con quello che è l'ordine e la struttura, ok? Andiamo a vedere ancora qualche oracolo di questi. Allora, partiamo da questo che mi piace di più. Scegli di guarirti. Abbiamo solo la temperanza che ci parla di guarigione qua per ora. Cioè per ora. Ok, allora, e la carta vi dice, la lezione di oggi, questo è un giorno per riflettere sulle emozioni perturbatrici e trasformarle in qualcosa di positivo. Identifica un'area che hai bisogno di risolvere che ti causi rabbia o sofferenza e chiediti perché non sei ancora in pace. Concentrati sulla quantità di potere che sprechi in sentimenti negativi. L'obiettivo: renditi conto che scegli di essere arrabbiato quando potresti scegliere di guarirti. Poi abbiamo conta su te stesso. Lezione di oggi: analizza il tema della dipendenza. Dipendi dagli altri perché facciano quello che dovresti far tu stesso? La guarigione è uno sforzo solitario. Anche se abbiamo bisogno di appoggio durante il processo, alla fine il compito di riprenderti il tuo potere personale corrisponde a noi stessi. L'obiettivo: identifica e modifica i metodi che utilizzi per scaricare sugli altri le tue responsabilità personali. Poi abbiamo osa ad essere creativa o creativo. Pensa a tutte le idee creative che arrivano alla tua mente ogni giorno. Quante scarti come triviales, come fossero banali o improduttive? La guarigione ha bisogno della creatività poco pratica però che osa. L'obiettivo: osserva come rispondi alla tua voce creativa. Sei ricettiva o autocritica o autocritico? Trasforma i pensieri angustianti. Lezione di oggi: prendi coscienza di qualsiasi cosa che ti preoccupi. Cosa fai quando sei tranquillo? Quanto potere perdi? Scusate, cosa fai quando sei non tranquillo? Quanto potere perdi e in che parte del corpo? Questo è interessante, ragazzi, ve lo dice perché? Perché quando noi ci arrabbiamo, quando siamo tristi, in qualche modo si vede riflesso nel corpo. Se voi riuscite a identificare la zona, capite anche il problema qual è.
quando non è tanto chiaro, no? Per esempio ho mal di gola, la gola è il quinto chakra, può essere qualcosa che non osate dire, che vi si blocca letteralmente. L'obiettivo: osserva quanto la preoccupazione influisce sulla tua salute e contrarresta lo stress generato per questa emozione attraverso la preghiera e l'azione positiva. Qui abbiamo il mago, carta di azione, vi ricordo. Ultimo oracolo. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti, non coglierai mai il bersaglio. E di nuovo ricasco su questo mago, ragazzi, perché si tratta di agire, dovete essere voi stessi a toccare con mano, a farvi l'esperienza e a non aspettare che ci sia qualcun altro magari che vi aiuti, che vi risolve i problemi. Probabilmente è per quello che questa collaborazione, questa alleanza potrebbe giungere alla fine, perché vi renderete conto che alla fine voi siete in grado di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Dovete solo focalizzarli un attimo. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione, fatemelo sapere con i commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando una lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. La stessa cosa la potete fare anche attraverso la sezione degli abbonati, anche lì spiego tutto il lavoro delle credenze limitanti e in più ci sono temi di metafisica, di metamedicina, insomma è stata studiata tutta la parte degli abbonamenti come se fosse un corso di formazione. Sono 4 playlist, andrebbero visti in ordine di numero. Comunque, se volete rendervi conto dei temi che vado via via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, perché i titoli sono pubblici, si vedono. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!